Regola d'oro numero 8 per imparare qualunque lingua, ragazzi. Il bilanciamento. Cerchiamo di bilanciare lo studio e gli altri nostri impegni nella vita, perché è inutile che un giorno ci ammazziamo e studiamo per 8 ore, per 10 ore e poi dopo un po' perdiamo la motivazione e non facciamo più niente. È molto meglio fare poco tutti i giorni, è molto meglio pianificare con anticipo e decidere quando vogliamo fare cosa. Tutti abbiamo un lavoro, tutti abbiamo una vita sociale, tutti abbiamo 1000 altri progetti, 1000 altre cose che portiamo avanti. Cerchiamo un bilanciamento, perché va bene, ci diamo l'obiettivo di imparare una lingua, ma se ogni tanto qualcosa va storto, se ogni tanto saltiamo un giorno, non muore nessuno. Va bene, oggi non abbiamo studiato niente. Ok, però si sopravvive e andiamo avanti. Non sentiamoci in colpa se perdiamo un giorno, neanche se perdiamo 2 giorni. Ecco, evitiamo di perdere 3 giorni di fila, perché sennò poi diventano 4, diventano 5 e diventa difficile ricominciare. Però cerchiamo di bilanciare, ricordiamoci che siamo tutti umani e che ogni tanto ci sta che ci perdiamo qualcosa. Neanche io riesco a studiare tutti i singoli giorni senza mai una sosta. Ogni tanto mi capita l'imprevisto e salto un giorno. Va bene, studierò il giorno dopo. Quando mi capita un imprevisto, l'unica cosa che cerco di fare è di fare almeno 5 minuti con un'applicazione o 5 minuti a ascoltare un podcast, giusto per ricordare al mio cervello che, ehi, oggi sono un po' impegnato, però sta roba della lingua è davvero importante. Occhio, che è lì, non lasciatela scappare, perché io voglio davvero imparare la lingua. Quindi questo è per dire al nostro cervello, ehi, è importante, però cerchiamo davvero di bilanciare. Questo, di nuovo, vale con le lingue, ma vale in generale per qualunque cosa nella vita, cioè anche con lo sport, anche con il lavoro, in realtà, vale con tutto. Cerchiamo il bilanciamento, ok? E quando vogliamo imparare una lingua, pianificare ci aiuta a capire un po' come bilanciare tutte le attività che facciamo di studio della lingua con quella che è la nostra vita quotidiana, il lavoro, la famiglia, gli amici, gli altri hobby che abbiamo. E quando pianifichiamo teniamo conto di possibili imprevisti. Cerchiamo di pianificare in modo reale, non diamoci degli obiettivi impossibili, tipo da qui per le prossime 3 settimane studiare 4 ore al giorno, tutti i giorni la lingua, perché poi non lo faccio, poi sono frustrato perché non l'ho fatto, non voglio più studiare, eccetera. Diventa un circolo vizioso, no? Cerchiamo di instaurare invece un circolo virtuoso, dove quando studio sono motivato, voglio studiare ancora, continuo a studiare, miglioro, dico caspita ho migliorato e continuo a studiare ancora. Per fare questa cosa in particolare c'è una tecnica specifica che si chiama la tecnica SMART, che viene dal mondo delle operation e dal business, e ho fatto un video a parte, fuori dalle 8 regole d'oro per imparare qualunque lingua. Dagli un occhio e lasciami un commento e un like se ti è piaciuto questo mini corso gratuito delle 8 regole d'oro per imparare qualsiasi lingua. Grazie mille, a prestissimo.